Ciao e benvenuti! Oggi parliamo di questo grazioso piedino che si chiama piedino per nervature. E andiamo a vedere non solo che cosa serve, ma anche quindi come si usa il piedino, i vari tessuti per utilizzarlo e le misure degli aghi doppi. Infatti questo piedino si utilizza con gli aghi doppi. Io ne ho di tre tipi. Questi due sono della stessa distanza. Diciamo che la differenza è che questo qua è un ago stretch, quindi se sto cucendo dei tessuti stretch, come la maglina, come la licra, eccetera, eccetera. Quindi tessuti molto elasticizzati. Mentre questo è universal, quindi è un ago doppio universal, quindi se stai cucendo devi cucire un tessuto di cotone, per esempio, che non è elasticizzato. E poi ho questo, invece, che differisce rispetto agli altri per la distanza tra i due aghi. Andiamo a vedere questo più nel dettaglio. Questo infatti la distanza sarà maggiore rispetto a questa. A seconda dell'ago doppio che utilizzerai, chiaramente se più grande, cioè più distanza tra i due aghi o meno distanza, chiaramente verranno delle nervature diverse. Quindi per poter utilizzare questo piedino hai bisogno dell'ago doppio. Piedini per nervatura ce ne sono di due tipi. Io ho solo questo, voglio comunque procurarmi anche l'altro, con 7 scanalature nella parte inferiore oppure 9, e comunque c'è poca differenza. Con questo mi trovo abbastanza bene. Questi sono l'occorrente. E poi un'altra cosa importante è che dobbiamo avere, usando ovviamente l'ago doppio, un doppio filo. Il filo, ti raccomando sempre, che deve essere della stessa qualità e della stessa tipologia, sia per i due fili che utilizzi nella parte davanti, quindi che poi verranno inseriti nell'ago doppio, e sia quelli che verranno inseriti nella bobina inferiore della macchina per cucire. Quindi sempre lo stesso tipologia di filo. Consiglio sempre filo in poliestere, stesso filo in poliestere, stessa marca nella parte superiore e nella parte inferiore. Questo è un consiglio. Ho montato il piedino e il doppio ago. Io ho questo doppio ago che è abbastanza distanziato. Se deciderai di utilizzare un doppio ago con una distanza minore rispetto a questa, ovviamente ti verranno delle nervature più piccole. Io ho deciso di usare questo. La lunghezza del punto va da 1 a 2. A 1 se la vuoi particolarmente rialzata come nervatura, invece a 2 meno rialzata. Io l'ho messa a 1,4. Poi mi segno con il gessetto una linea nella mia stoffa, in modo tale da andare dritta, almeno per la prima. Abbasso l'ago, ecco qua, e iniziamo. La tensione l'ho lasciata normale. Una prova, facciamo così, e si è già formata la prima nervatura. È in rilievo, si vede. A seconda di dove decido di inserire la scalanatura, quindi io ho questa scalanatura qua, a seconda di dove le inserisco sarà più o meno vicina alla prima nervatura. Io ho deciso di inserirla non nella prima, ma in quella di mezzo, e quindi il tuo occhio si deve focalizzare sulla parte terminale del piedino con la scanalatura. Come vedi, si è formata un'altra di queste nervature, che sono molto decorative e carine. Ne facciamo una terza, sempre alla stessa distanza.
sono proprio in rilievo, sono proprio in rilievo. Così si può decorare. Io chiaramente ho usato un filo nero, però puoi utilizzare un filo intinto chiaramente. Si possono decorare tante cose carine anche per bambini oppure magliettine. Se le vuoi più rialzate puoi utilizzare la tecnica con il cordoncino, che io non ti faccio vedere perché comunque si inserisce il cordoncino e risultano ancora più rialzate. Però queste già secondo me vanno abbastanza bene. Qua sono andata un po' storta però perché avevo la telecamera e non vedevo, per cui sono andata un po' storta, però seguendo la linea non dovresti sbagliare.